oggi sono passato al mondo delle corse, perché come potete sentire e vedere, questa qua non è proprio stradalissima. Però tant'è che ci sono dentro. Questa qui, signori miei, è una Mitsubishi Lancer Evolution 8, andata in produzione dal 2003 al 2005. Questa è 2005. La colorazione è fantastica, un Lightning Yellow 01, bellissima, è bellissima. Esteticamente mi piace un sacco, non è troppo appariscente, ma ti dà subito l'idea di non essere una Lancer come le altre. Sotto al cofano c'è il 2 litri 4 cilindri in linea turbo, da in teoria 265 cavalli, nasceva così. La coppia era di 355 Nm, 0 a 100 in 6 secondi, velocità massima 245 km/h su un peso di 1470 kg, in teoria. La prima Lancer Evolution sbarcò sul mercato nel lontano 92. Da allora non c'è più bisogno di spiegarsi più di tanto. Quando si dice ho una Lancer o una Evo, si capisce subito di che macchina si sta parlando. Come spesso accade, come per tantissime versioni delle JDM, le auto giapponesi dedicate al mercato interno, quelle europee differiscono per diversi dettagli e spesso i dettagli sono di natura tecnica o meccanica. Infatti la versione europea faceva 265 cavalli, quella giapponese 280. Poca differenza, però comunque le versioni europee sono sempre un pochino discriminate. Non è niente che io abbia provato fino ad oggi, cioè, sconvolto dalla prima, è una macchina da gara, cioè. Senti che roba, bestia, che precisa, che precisione. Davanti ha bagliato un po'. Non è assolutamente quello che mi aspettavo, assolutamente. La Lancer è un'auto che nasceva con diverse migliorie già di per sé. Aveva i sedili, come avete visto questi a Recaro, aveva i cerchi dell'Enkei da 17, il volante della Momo e l'impianto frenante Brembo, che non guasta mai, soprattutto su auto di questo tipo. C'è una sorta di filo noto tra tutti i costruttori giapponesi che ovviamente ho provato fino ad oggi, ed è una tecnica di costruzione delle automobili che è completamente differente da tutte le altre. Non ce n'è una in Europa che ragioni così. Non esiste una macchina europea che possa garantirti un livello del genere, a livello di guida, a livello tecnico, dinamico. Ok, vanno forte, ok, sono precise, però non è la stessa cosa, Io una macchina tedesca ce l'ho e sinceramente la prossima non lo so. Mi ha messo dei dubbi il Giappone. Chi non gli metterebbe dei dubbi il Giappone? Cioè, La Lancer Evolution 8 è stata la prima con il cambio manuale a 6 rapporti ed è stata anche la prima ad essere commercializzata direttamente negli Stati Uniti. Prima dovevano tutte essere importate. Infatti vi ricorderete nel film Too Fast Too Furious la Evo 7 di Brian non era appunto stata presa direttamente in America, ma era stata importata. Con questa versione da lì in poi è nato un mondo, li avevano direttamente in casa e poi negli Stati Uniti avete sicuramente visto dei modelli clamorosi. Il cambio è molto buono, ovviamente ha quel retrogusto meccanico che tutte le giapponesi hanno, però i rapporti si trovano
trovano bene, l'H è abbastanza pulita, insomma, gli innesti sono precisi, le cambiate vengono fuori da soli, non mi sta dando nessun tipo di problema. Ovviamente la sentite parecchio cattiva e adesso vi spiego il perché. Il 2 litri che c'è qui davanti a me, che urla e soffia come un forsennato, ha ricevuto diverse modifiche, adesso vi faccio l'elenco. Aspirazione completa, collettori di scarico, il downpipe da 1,5 mm, wastegate esterna che si sente da matti ed è la mia prima wastegate esterna così. La linea di scarico è interamente in titanio ed è da 0,9 mm con l'uscita da 104, cosa non nella norma, che non trovate assolutamente su tutte le auto. E il sound è una cosa, è artigianale come tutto il lavoro. Poi c'è ovviamente la pompa della benzina maggiorata, gli spurghi dell'olio e della condensa sono maggiorati ed hanno un relativo serbatoio di recupero, perché facendo poca strada quest'auto ce n'era necessità. È una cosa di fino, che ha avuto ovviamente una mappatura elettronica, deve ancora andare a fare una bancata come Dio comanda, ma la potenza garantisce il preparatore TM Technosport di Vigo Novo. In provincia di Venezia, se volete andare a fare un lavoretto del genere andate da lui e poi vi iscrivete al campionato rally italiano, che siete belli anche a posto. Le modifiche sono state fatte lì, sono fantastiche, c'è tutto uno scoppio, tutto un sopra, è una roba esagerata. Non è un'auto che fa casino, non è una macchina che borbotta o che scoppietta per farsi vedere o per farla insomma, è una macchina che cammina, che ti mangia asfalto come ridere, ma è diretta. Cioè non ce n'è. Ma di che stiamo parlando? La trazione integrale ti dà una mano importante, perché quando le butti dentro in curva, ne ho provate di potenti anche recentemente, le butti dentro in curva, non hai la sicurezza ovviamente di come si comporterà, perché se ti tira un attimo da una parte o dall'altra ti sbagli subito, o comunque puoi combinare dei bei macelli. Questa qui, quando la butti dentro, va subito verso la parte interna della curva, quindi c'è il rischio che ti porti più fuori rispetto a dove stai già curvando, ed è una sensazione del primo momento non è piacevole, perché non capisci dove vuoi andare a parare. Successivamente ti dà margine, ti dà la possibilità di esprimerti nella guida sportiva. Fai i numeri, è pazzesca, ti svuota il cervello una macchina del genere. Esteticamente non lascia grossi dubbi, è un'auto nata per correre, insomma non fa nulla per nascondere il suo DNA corsaiolio, è semplice, le linee sono molto squadrate e pulite, tipicamente orientali, non stanno lì a badare più di tanto, anche gli interni sono stati abbelliti con delle alcantara, ma non nasci così, è abbastanza spartana e semplice come auto, però tecnicamente ti innamora. Poi dipende ovviamente da come intendi la macchina. Se per te l'auto è un mezzo di trasporto, togli like al canale e vai da un'altra parte. Se intendi la macchina come un qualcosa che deve far rumore, o deve avere per forza gli interni in pelle, o deve avere le finiture, le bocchette cromate, tutti quei c***i, non saremo mai amici. Insomma, io ho una macchina tedesca, è finita meglio, ma non ti dà questo, non te lo dà, puoi lavorarla, puoi fare quello che vuoi, questa è un'altra cosa. L'assetto è molto rigido ed è a ghiera, monta dei cerchi da 18x10 con ET25 su pneumatici 245/40, le danno un look particolarmente cattivo, non è semplice come una Evo stock e non è
come una Evo che ti aspetti da rally, è una macchina che dà l'idea di dover stare su strada, nonostante ci siano le tre modalità, tarmac, gravel o snow, in base al fondo su cui si sta viaggiando. È un'auto da rally civilizzata, va meglio sulla strada e personalmente mi piace un sacco. Non amo particolarmente il fuoristrada, quindi trovare una macchina del genere progettata per andare bene dappertutto e forte dappertutto, ma privilegiando, diciamo, l'asfalto, insomma, leggi tarmac sui contagiri ed è subito rally, insomma. I cerchi sono stati forniti da Willsworth Italia di Stefano Banzi, lo trovate a Bergamo, è un produttore e un rivenditore ufficiale di tantissimi marchi di cerchi. Potete trovare sicuramente quello che fa il caso vostro, piena disponibilità, lavora alla grande. Fate un salto sulle sue pagine, così come per DM Tecnosport sicuramente troverete qualcosa se state cercando un'elaborazione o comunque una modifica di livello. Per fermare tutta sta robetta qua è stato montato un impianto frenante dell'Evo 10 che si sta proprio a filo con i cerchioni scelti, è un lavoro veramente di fino. Ma di che stiamo parlando? La potenza trasmessa al volante è precisa perché sai esattamente a quanto stai andando e come stai andando, però l'auto assorbe tutto, lo filtra e te lo trasmette in maniera pulita e precisa, non ti fa ballare tutto o non ti fa sentire in pericolo, insomma tu vedi che sta andando forte, però ragazzi miei, non lo so, su un'altra auto modifiche del genere siamo sui quasi 380 cavalli di potenza, è quasi un centinaio oltre il valore stock, in piena affidabilità, la macchina percorre tranquillamente strada, non ha nessun problema, però queste modifiche su questa base di partenza sono perfette. Su un'altra auto magari ti sentiresti un pochino in pericolo, cioè sto guidando con una mano, non mi sta scappando, cioè, boh, è perfetta, insomma, non la sto guidando con particolare impegno, non ti fa impegnare così tanto. Chiaramente non è che stiamo correndo la tappa di San Marino, però voglio dire, no, è complicata a livello meccanico perché la senti tanto, ma non è così difficile da spingere o comunque da portare in giro. Basti pensare che la Lancer Evo 8 ha girato a Vairano in 1.22,5, mentre la Focus RS 500 ha girato in 1.22,2, parlando ovviamente di auto stock, cioè è un proiettile, non la fermi, è una macchina fatta per correre, non me la immaginerei diversamente. È la macchina, una delle più potenti che ho provato fino ad oggi, ed è anche allo stesso tempo la più disponibile. Quando togli il piede dal gas di colpo ti dà uno scossone lì, ecco, è l'unica volta magari in cui si scompone un attimo di botti, fantastica, lì si scompone un attimo e quasi ti rimprovera per non aver messo il rapporto superiore, è fantastica. Non ho quel sentimento di ansia, cioè se pensavo alla scheda tecnica prima di sedermici su, mentre mi studiavo un pochino cosa mi sarebbe aspettato, un po' di strizza ti viene, poi sali su, cominci ad andare. Sinceramente ci puoi andare tranquillo perché comunque è un 5 posti spaziosa, non ha assolutamente delle declinazioni estreme, non devi fare scelte chissà come complicate, la prendi, ci puoi fare quello che vuoi e se ci metti mano però è perfetta. Se non fosse così, guidarla con un manuale sarebbe una roba tipo Domari Leoni, credo sarebbe inserita più o meno su quella categoria di robe da fare, perché veramente, e ovviamente stiamo parlando di un'auto che non è che proprio te la regalino, per carità, perché di listino si partiva da 39.500 euro circa. Ovviamente la GSR era la più accessoriata, proprio come questa. Sono scelte da fare, per alcuni può sembrare una follia comprare una macchina così, gli manca questo, gli manca quell'altro, è un po' semplice, un po' spartana, ma signori miei, ma di cosa stiamo parlando?
Chiaro, l'auto ti deve servire, poi magari ci devi andare al lavoro, però questa qui veramente ti spacca la testa, è potentissima e non perde un centimetro d'asfalto. Quando decidi di metterla e di inserirti in una certa maniera, lei c'è sempre, è perfetta ed è bellissima da sentire. Chiaramente un lavoro artigianale di questo tipo rende di più, non lo trovi da nessun'altra parte. Le componenti installate su quest'auto sono fatte a mano, sono realizzate su misura, c'è stato un ragionamento precedente all'installazione, non è una roba che la compri, tac, la metti, la prendi, fatta, finita, la mia va come la tua. Questa qui è unica, le paghi ma hanno tutta un'altra resa. Si è fatto attendere più di un anno, aspettavo un'auto molto più nervosa, molto più scorbutica, che magari cercasse di scappare da tutte le parti. Assolutamente no, piena potenza, disponibile, precisa, la metti dove vuoi e lei ti segue tranquillamente a ruota. Non è un'auto ovviamente da guidare così alla leggera o da guidare, diciamo, da principiante, bisogna starci comunque attenti, ma una base del genere supporta ottimamente tutte queste modifiche fatte ed è una gioia per i proprietari, insomma, ai lavori conclusi. È anche una gioia mia per qualche ora, però me la sto veramente godendo, fantastica. È la prima Mitsubishi che provo, non è la prima trazione integrale che provo, non ha un motorone di cilindrate spaventose, ha sotto diverse modifiche per una bella cifra, ma il punto è una macchina che puoi usare dove vuoi. Ci puoi andare al centro commerciale, puoi andarti a fare un giro, puoi andare a fare un track day, puoi andare a fare un video con uno scemo che la tira avanti e indietro per le strade, insomma, puoi fare quello che vuoi con la stessa macchina. È fruibile, è la macchina più bella. Se dovessi sceglierne una non sarebbe facile, ma sceglierei questa. Fa tutto, lo fa bene, è affidabile, è bella, cammina, ground sound, appariscente ma non troppo. Credo che tra tutte, oggi come oggi, credo mi darete ragione alzando il volume, è lei, prenderei lei. Non avevo grossi dubbi su questo, pensavo sarebbe stato così, pensavo avrebbe sbaragliato la concorrenza, ma non perché le altre siano scarse, ma perché questa è troppo. Fantastica. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!